andremo a posizionarla a fontana, quindi creando un buco al centro, aggiungendo il nostro lievito, quindi sbriciolandolo all'interno della farina e aggiungendo la nostra acqua, in questo caso per ogni chilo 600 g di acqua, quasi tutta, e iniziamo a mescolare facendo sciogliere il lievito. Cerchiamo di lavorare il nostro impasto all'inizio solo con una mano, in modo da lasciar pulita la mano sinistra. Con la farina che abbiamo nei lati cominciamo a lavorare l'impasto dando alcune pieghe e lavorare sia con i palmi che con i pugni. La cosa importante è lavorare il nostro impasto molto energicamente per la formazione della nostra maglia glutinica. Con una mano prendiamo il nostro impasto e lo andiamo a ripiegare. Con la nostra mano sinistra andiamo a schiacciare imprimendo molta energia, così da incorporare aria e rafforzare il nostro impasto. Allora, ora cerchiamo di aggiungere l'altra acqua. Aggiungiamo il sale. Vedi già come inizia a prendere consistenza. Ed infine andiamo ad aggiungere l'olio. Un po' alla volta. Lavorando con forza e con energia riusciamo ad ottenere un bel impasto liscio e incordato, con una buona elasticità. Lo andiamo a riporre in una scodella oleata e impellicolata, e tra circa un'ora la appoggeremo nel nostro frigo fino a domani ora di pranzo. Ecco qui, dopo 24 ore che il nostro impasto è stato a riposare in frigo, lo tiriamo fuori e cominceremo a dividerlo per le pezzature della nostra pizza. In questo caso stiamo preparando una teglia, quindi faremo pezzature di circa 800 grammi. E dopodiché dovremmo andarle a ripiegare creando dei piccoli filoncini. E lo andiamo a coprire. Prendiamo il nostro panetto e lo rovesciamo. Gli aggiungiamo un po' d'olio, così ci facilita a non appiccicarci le mani, e tendiamo ad allungarlo nella nostra teglia. Ed ecco qui. Tra circa 2 ore metteremo il pomodoro e andremo in cottura.
Eccoci qui, dopo che il nostro impasto è lievitato per circa 2 ore nella nostra teglia, metteremo il nostro pomodoro San Marzano. Eccoci qua. E andiamo a infornare a 250 gradi per i primi 6-7 minuti. Dopodiché sforniamo, aggiungiamo i nostri ingredienti come la mozzarella in questo caso perché vogliamo fare una margherita e continuiamo la cottura in forno. Ecco qui, quindi quasi a cottura ultimata andremo a togliere la teglia e a mettere la mozzarella.